Eccoci qua e buongiorno a tutti in questa diretta. Oggi, come avete letto dal titolo, cosa chiedere a un trainer è un argomento che può essere molto ampio, ma come è ormai abitudine di queste live che sto facendo, questa è già la terza. Diciamo che è indirizzata soprattutto a quelle persone che non hanno ancora iniziato a fare attività fisica, oppure vogliono riprendere, gli frulla magari per la testa l'idea di cominciare a fare del movimento. Sicuramente avere un angelo custode al proprio fianco che ci guida durante gli allenamenti è il meglio che si può chiedere dal punto di vista dell'allenamento. Scusate, oggi sono senza sedia, mi sono messo in piedi, quindi l'inquadratura è di questo tipo. Detto questo, piccola parentesi, veniamo subito al nocciolo, al dunque di questa live che prometto molto breve. Qual è l'istruttore ideale? Beh, in realtà non esiste l'istruttore ideale. L'istruttore dovrebbe accompagnare la persona e guidarla verso uno stile di vita corretto, uno stile di vita migliore, votato al movimento e alla salute, con logicamente delle competenze ben specifiche, quindi non troppo ampie. Ampie sì, se l'istruttore sa tanto, sa tutto è impossibile, ma sa tanto, molto bene, ben venga, ma di solito anche molto indirizzate dal punto di vista specifico del movimento. Ci sono istruttori più qualificati dal punto di vista della forza, sicuramente, della metodologia, quindi di come costruire un allenamento, di come seguire l'allenamento, altri istruttori con un indirizzo un po' più, diciamo, olistico, più bravi a livello di ginnastica posturale, a livello di Pilates, a livello di yoga. Quindi bisogna anche capire un attimino qual è quello che si vuole fare, quello che ti serve anche veramente. Quindi bisognerebbe prima a monte sempre chiedere al medico di famiglia, al proprio medico, magari di indirizzarci verso un'attività. Quale attività può essere quella più adatta a me, visto che non ho mai fatto niente? Molto bene. E il medico saprà dirti esattamente che cosa ti può servire. Detto questo, bisogna cercare una palestra o un istruttore, perché non si può fare da soli al primo colpo. Cioè, i video di YouTube, come noi abbiamo messo dei video, vanno bene fino a un certo punto, ma più che altro per avere un'idea di quello che si può fare. Bisogna essere seguiti o da un istruttore in un corso di gruppo o, meglio ancora, da un personal trainer. Quindi io mi sono appuntato qui a fianco gli elementi importanti, come sempre, perché altrimenti so che me ne dimentico qualcuno. L'istruttore innanzitutto deve essere un istruttore che lo fa di professione, perché dobbiamo metterci nelle mani di un professionista. Un professionista deve essere quindi preparato dal punto di vista delle nozioni, deve sapere di anatomia, deve sapere di fisiologia, deve sapere di biomeccanica. Deve sapere come farci fare gli esercizi, quanti esercizi farci fare, deve essere in grado di dosare l'allenamento su di noi. Quindi un conto è andare a prendere una scheda su una rivista, un conto è andare a prendere un metodo su un libro, ancora più bravi, ottimo se andate a prendere dei libri. Ma un conto invece è dosare questo metodo, questi esercizi sulla persona, su se stessi. Quindi avere un occhio, diciamo, che ci guarda dall'esterno è sicuramente qualcosa di più utile e assolutamente indispensabile, perché non abbiamo una prospettiva esterna di quello che stiamo facendo. Quindi innanzitutto l'istruttore, oltre a essere preparato, oltre a essere aggiornato, quindi anche un curriculum, se si può andare a chiedere, a vedere, ma sicuramente
se l'istruttore ha alle spalle un po' di aggiornamenti, oltre magari anche una laurea in scienze motorie, ma soprattutto si mantiene aggiornato e studia ed è appassionato di quello che fa, allora sicuramente è un istruttore che può avere delle giuste competenze per noi in ambito specifico a quello che ci serve. Dall'altra parte non può essere neanche un tuttologo, quindi un istruttore che dice di sapere tutto, in realtà non sa niente. Cioè è difficile che troviate un istruttore esperto innanzitutto di ogni disciplina fitness. Ognuno di noi ha le sue, le sue prerogative, le sue specialità. Esistono le specialità nell'atletica, ok, ma esistono anche le specialità addirittura anche nella medicina esistono le specialità, quindi andiamo a chiedere a un istruttore quello di cui è più competente. Mi vado a indirizzare da un medico ortopedico se ho bisogno di una visita ortopedica, non di una visita dentistica, ok? Senza andare andare troppo nel dettaglio, ma giusto per fare un'idea chiara di quello che dove devo andare a chiedere, a chi devo andare a chiedere. Quindi cercherò magari su Google, se non lo trovo, non conosco un istruttore che fa quello che mi serve, ok? E cercherò di capire se questo istruttore è, diciamo, competente e adatto alla mia persona, soprattutto se si adatta alla mia persona e alle mie esigenze. Un'altra piccola, non necessaria, ma può essere un elemento abbastanza discriminante per capire la professionalità o meno di un istruttore, valutare se non solo è presente sui social, ma è presente anche con un sito internet dove ha sotto scritte le sue credenziali anche fiscali. Detto questo, andiamo a vedere invece quello che poi ci serve veramente durante l'allenamento, perché abbiamo contattato l'istruttore, abbiamo preso appuntamento per le nostre lezioni. Ecco, che cosa deve fare un istruttore quando noi vogliamo allenarci e quando lo paghiamo giustamente per l'allenamento e quindi lui ci dedica del tempo e l'attenzione? Innanzitutto ci deve far fare gli esercizi bene. Quindi l'istruttore, anche se magari può non piacere, ti deve correggere. Deve poterti correggere in ogni singolo dettaglio. Quindi l'istruttore che non ti corregge e ti fa fare gli esercizi, magari sì, così almeno finisco prima. No, l'istruttore ti deve correggere e deve far sì che ogni singola ripetizione sia sempre svolta nel modo migliore. Quindi mi raccomando, cerchiamo un istruttore che ci corregge, addirittura non dico logorroico, ma che ci viene anche a spiegare ancora di meglio, a spiegare perché fare quell'esercizio in quel modo. Quando l'istruttore ti dice il perché, ti dà un qualcosa in più, ti dà una spinta in più, ti fa capire non solo che stai facendo fatica, ok? Ma dall'altra parte ti fa capire che il movimento ti serve a una determinata cosa e quindi ha una motivazione. Se l'istruttore ti dice anche il perché, wow, hai trovato l'istruttore adatto a te. Quindi anche perché fare un esercizio rispetto a un altro esercizio. In ultima cosa, qua ho stretto tantissimo, ma che cosa non può fare un istruttore? Quindi non chiedere a un istruttore quello che non può fare. Cos'è che non può fare un istruttore? Non può diagnosticarti un problema, magari gli salta per la testa qualcosa, vede che fai fatica a camminare, ti deve mandare dal medico, dal tuo medico di famiglia, e poi saprà il medico di famiglia dire dove indirizzarti o darti già magari una diagnosi. Ma l'istruttore non può diagnosticare nulla, quindi non chiedergli una diagnosi, ma come ho il ginocchio, mi fa male il ginocchio, che cosa ho secondo te il ginocchio? Perché può dare anche delle idee, ma può dirti tutto, come non dirti nulla, perché purtroppo non ha queste né la possibilità, neanche magari le competenze. Detto questo, un'altra cosa che non può fare un personal trainer, un istruttore, sono le diete. Diete, attenzione, qualcuno le maschera come consigli nutrizionali. Il consiglio nutrizionale è, ad esempio, spiegare di che cosa è fatto un determinato cibo.
Da che cosa è composta la mela? Quali vitamine ha? Quanti carboidrati ha? Ecco, quello te lo può dire un istruttore, certamente. E i benefici, ma non può dirti, ma guarda, mangia una mela a colazione, poi ti dà delle indicazioni anche quantitative, ho detto una mela, ok? Quindi le quantità l'istruttore non te le può dare, perché altrimenti sono diete e non è innanzitutto il suo lavoro, si perde tempo in quello che in realtà è tempo che deve essere dedicato all'allenamento, dove deve farti fare sì fatica, ma farti ottenere i risultati con quello che riesce meglio all'istruttore, quindi farti allenare. Quindi all'istruttore chiedi di allenarti, chiedi di essere seguito, chiedi di essere corretto, mi raccomando, chiedi all'istruttore ogni singola cosa sul movimento e lui deve saperti dare delle risposte, magari non subito, magari anche l'allenamento successivo, ma le risposte devono essere precise. Buon allenamento e mi raccomando, rimettiamoci in forma.